Ciao ragazzi, in questo video vediamo come fare un piccolo buffer energetico per i motori della nostra stampante. In questa maniera stabilizziamo il consumo di corrente generale e possiamo sfruttare meglio la potenza dell'alimentatore per aggiungere 40 watt al bed e quindi portarlo a una potenza di 170 watt. Il tutto rimanendo nel consumo dei 20 A dell'alimentatore. Io ho approfittato per mettere un alimentatore senza ventola. È un alimentatore da 250 watt, quindi 21 A, 12 volt. Quello originale, che è questo, era un 12 volt 20 A. Questa modifica vale per la potenza dell'alimentatore originale. Questa modifica è calcolata su un consumo dei motori di 9 A. Tipicamente i motori X, Y e Z sono settati a 1 A, mentre l'estrusore è settato a 1 A e mezzo, quindi sono 4 A e mezzo. Però i motori hanno due fasi, quindi sono 9 A totali. Quindi per questo settaggio di motori questo buffer va bene per tutte le schede. Ora guardiamo i consumi in originale della stampante. Questi sono i consumi massimi che avviene quando il bed è acceso, l'estrusore è acceso nel massimo assorbimento, i motori sono accesi e vabbè, l'elettronica e le ventole sono sempre accese. Allora noi abbiamo per 12 volt sul bed 11 A che corrispondono a 130 watt. L'estrusore 3 A e mezzo, i motori 9 A impulsivi. Il consumo dei motori non è costante, ma è impulsivo e di fisso di base 1 A per elettronica e ventole. Il controllo dei motori è di tipo impulsivo. Se noi andiamo a misurare con un oscilloscopio l'assorbimento, vediamo che abbiamo un consumo impulsivo a una frequenza di circa 100 Hz con un duty cycle del 25%. Sulla base di questi dati ho dimensionato
il valore dei componenti del buffer. Ma ora vediamo nel dettaglio come è fatto il buffer. Questo è il circuitino per il buffer dell'elettronica. È un condensatore da 4700 microfarad e 25 volt, ma va bene da 16 volt in su. E qua ci sono dei diodi in parallelo sul positivo. Qui si attacca l'alimentatore e questo si attacca alla scheda. Questo è il circuito, vedete? Allora, o prendete un diodo da almeno 4 ampere oppure mettete in parallelo più diodi comuni da 1 ampere. Io ho usato questi diodi qua, ce ne vogliono almeno 4, io ne ho usati 6 perché così scaldano di meno, si dividono la corrente. Molto semplice, procediamo a montarlo. Allora, il montaggio del buffer è semplice. Qua lo attaccate al più e il meno della scheda e qui lo attaccate al più e meno dell'alimentatore. Ora bisogna staccare il positivo del bed e dell'estrusore. Questo perché se no quando si attivano vanno a utilizzare l'energia del buffer, che invece noi vogliamo che sia utilizzato solo dai motori. Quindi togliamo il positivo e li mettiamo insieme e li andiamo a collegare direttamente al positivo dell'alimentatore. In questa maniera il bed e l'estrusore lavorano direttamente con l'alimentatore, mentre la scheda e i motori lavorano con il buffer. Ora con questo buffer
da questo lato, dall'alimentatore, assorbiremo circa 2,5 A costanti, mentre il lato che va alla scheda e ai motori avrà un assorbimento impulsivo di 9 A. Quindi, riguardando i conti di prima, i 9 A impulsivi diventano 2,5 A bufferati continui e il nuovo totale della corrente diventa 17 A. Quindi in condizioni di 12 volt normali siamo sotto la soglia dei 20 A dell'alimentatore, mentre prima in alcune condizioni andavamo sopra e quindi avremmo avuto un calo di tensione che avrebbe potuto far saltare degli step ai motori e quindi rovinare la stampa. Ora, per sfruttare gli ampere che abbiamo risparmiato, ho deciso di aumentare il voltaggio dell'alimentatore a 13,7, che è il massimo che mi permette questo alimentatore. Con questo voltaggio sul bed riusciamo a trasferire 170 watt di potenza. Gli ampere diventano 12,5, gli altri sono quelli di prima e arriviamo a un totale di 19,5 A. Quindi rispetto a prima abbiamo aumentato di 40 watt la potenza del bed, e restando nella zona di sicurezza del consumo dell'alimentatore. Sentite come non c'è più rumore di ventole. Allora, qua sto misurando la corrente che viene assorbita dal buffer prima della scheda elettronica. Allora, questo valore qua è praticamente la caduta di tensione sulla resistenza. Ora la resistenza è da 0,47 ohm, quindi mi dà indicativamente un consumo di 2 A e 234 mA, quindi con quello teorico da 2,5 A che dicevamo. Niente, qua sta stampando bene, funziona tutto, per cui spero la spiegazione sia stata chiara. Ciao, al prossimo video, buona stampa a tutti!